Ehi tu, sedicenne, ti piacciono ste moto qua? Allora fai una roba, mettiti comodo, magari chiama anche il papà così poi dopo stacca l'assegnino, perché in questo video scoprirai com'è fatta e come va la Nomad 125 di Motron. Mi raccomando, però prima iscriviti al canale, per fare il pirla, subito, so poi ti dimentichi. Oggi Motron è un nome che torna grazie al gruppo KSR, gruppo austriaco già detentore di altri marchi famosi come Lambretta, Italjet, Miu, Brixton e quindi anche Motron. Quindi insomma, che dire, si tratta normalmente di una gamma abbastanza giovane, abbastanza economica, interessante sicuramente, e che è un piacere per me farvi scoprire. Bisogna sempre cercare di scopare prima di andare in moto, perché sennò non va bene, non va bene. Comunque dicevamo Nomad 125 ha i tratti somatici della Naked sportiva, il design equilibrato, ben fatto, mi ricorda abbastanza quello della Honda CB1000 del 2008, andatevelo a vedere, soprattutto il fanale anteriore e questa sorta di Z sulle fiancatine laterali, però direi legittimo. La moto è ben fatta, ben disegnata, mi piace, ci sono tanti dettagli carini, come per esempio tutte queste cover che hanno una finitura superficiale in simil carbonio, qua davanti, sopra il serbatoio, tanti punti curati. La percezione appunto è quella di una moto ben fatta, anche in relazione al prezzo, che vi dirò dopo però, mica subito. Sospensioni, bella la forcella, foderi da una bella finitura, steli rovesciati, non è regolabile, dietro il mono è regolabile solo per il precarico molla, non c'è un leveraggio progressivo, mentre i freni, allora abbiamo 265 mm il disco anteriore, 240 al posteriore, entrambe le pinze sono flottanti, la posteriore un singolo pistoncino, davanti due. Particolarità della frenata è il fatto che la frenata posteriore è integrata con quella anteriore, cioè se voi frenate dietro frena anche un pochino davanti, il che per la sicurezza non è male, insomma, e diciamo che è una cosa che ci sta. Quindi alziamo le mani, cioè ci sta, alziamo le mani. Il motore monocilindrico, 4 tempi, 4 valvole, 6 marce, raffreddato a liquido, sfiora i 13 cavalli e la coppia invece arriva fino a 10,5 Nm. Il consumo dichiarato è veramente buono, 2,6 litri per 100 km, assolutamente appetibili, soprattutto coi tempi che corrono. Questa benzina. Vabbè, ci sta. Alziamo le mani. Molto bellino il cruscotto, digitale, luminoso, a colori, bello, davvero, si legge molto bene, manca però un contachilometri parziale, questa è una piccola pecca, ma in compenso tra le dotazioni una bella presa USB qua vicino al canotto di sterzo, quindi saranno tutti molto ben felici di ricaricare i propri device. Però adesso bando alle ciance, è arrivato il momento di provare la motoretta, voglio vedere un po' come si comporta, quindi mi cambio, vediamo e usciamo, dai. Forza, intanto nell'attesa tu iscriviti, mi raccomando, non fare il maiale, iscriviti al canale. Dai, fallo subito, sennò poi ti dimentichi. Dai, poi alzo le mani. Ciao. Allora, test dinamico, la moto, diciamoci la verità, è un bel giocattolino, piccola, forse fin troppo, diciamo che io sono alto 1,78, ci sto dentro giusto. Cambio e frizione lavorano bene, morbidi entrambi. Prima è molto corta, ecco, già finita. Via così con la seconda, terza, in un attimo arriviamo in sesta col motore che trotterella bello sereno. Il bello è che riesce a garantire anche una bella elasticità, non è un motore che sotto coppia non è in grado di garantire una buona percezione della potenza, ma tutto sommato piace. I cavalli sono quelli che sono, però il motore allunga, lo senti frullare e quindi buono così.
Buona la frenata integrale, suona bene, se frenate dietro avete una bella potenza frenante, quindi anche a prova di neofita si riesce a sfruttare un impianto tutto sommato accettabile. Solo il freno anteriore non è eccezionale, però tutto sommato c'è. Positivo anche l'angolo di sterzata, se devo fare inversione lo posso fare in un fazzoletto di asfalto. Bello il motorino, frulla che è un piacere, i cavalli non sono tanti, ma tutto sommato l'erogazione è piacevole, molto elastica, non disdegna bassi regimi, anche in marce alte si riesce comunque a sfruttare un'elasticità decisamente buona. Ottimo il cambio e la frizione, entrambi dolcissimi, molto morbidi nell'azione. La prima forse è un po' corta, ma tutto sommato si può pensare che sia così per poter superare magari salite un po' impegnative. E quindi per quanto riguarda invece il reparto sospensioni, lavorano molto bene, soprattutto la forcella abbastanza solida, non affonda più di tanto. Dietro il mono è un tantino secco nell'azione, trasferisce abbastanza nel fondoschiena tutte le asperità del caso, ma tant'è. E poi, che dire, agilissima in città, molto veloce sullo stretto. L'unico forse difetto è che è un tantino piccola, io sono alto 1,78 e faccio un po' fatica a immaginare uno oltre 1,80 su questa moto, che effettivamente è un pochino ristretta. Ma da che parte salta fuori sto marchio, sto Motrom? Beh, allora la storia è abbastanza lontana, in realtà siamo nel 1961, c'è un'azienda italiana di ciclomotori e motociclette, si chiamava Romeo. Questa Romeo cambia nome nel 76 in Motron, come acronimo di motori Romeo. In realtà la M è stata sostituita dalla N perché c'era troppa assonanza con un altro marchio famoso dell'epoca che era Motom, e poi questa azienda rimane attiva fino al 2000. Era in realtà un'azienda ormai diciamo commerciale, loro facevano ciclomotori e i tanto amati tuboni, che erano quelli che i raga preferivano pistolare. Motori spesso erano Minarelli, quindi era un mondo molto affascinante che mi piacerebbe anche raccontarvi in un altro video. Io vi ringrazio della visione del video, vi invito a seguire i prossimi, il prezzo l'abbiamo già detto nella scheda, quindi continuate a seguire il canale e a presto al prossimo video.